1976, relazione conclusiva della Commissione antimafia, presentata alle Camere. Qualche tempo prima dello sbarco alleato anglo-americano in Sicilia, numerosi elementi dell'esercito americano furono inviati nell'isola. Fu così predisposta una fitta rete informativa che stabilì preziosi collegamenti con la Sicilia e mandò nell'isola un numero sempre maggiore di collaboratori ed informatori. Ma l'episodio, certo più importante, è quello che riguarda la parte avuta nello sbarco da Lucky Luciano, uno dei capi riconosciuti della malavita organizzata di origini siciliane. Nella primavera del 1940, oltre 100 navi statunitensi vanno a picco nell'Atlantico. Il cerchio di sottomarini di Hitler monta la guardia a New York e agli altri porti USA. Come possono vivere nel fondo dell'oceano senza mai tornare alle basi? Chi li rifornisce? I servizi di informazione della Navy Army non riescono ad intercettare le spie e i traditori che chiaramente supportano i sottomarini tedeschi. Gli uomini dei servizi che operano nei porti, mescolati a scaricatori, pescatori, piloti di rimorchiatori, non portano notizie. Si arriva così al 1942, quando il transatlantico francese Normandie, ancorato alla foce dell'Hudson, viene silurato. Subito dopo tocca alla nave ausiliaria Lafayette. Cosa fare? Al numero 90 di Church Street c'è il quartier generale della Marina. Qui vengono convocati, la prima settimana di marzo, il capitano James O'Malley e il giudice Hoogan, che dirige il più grande ufficio investigativo di New York. Hoogan chiama Murray Garfin, un agente che gli ha dato una mano nell'incastrare Lucky Luciano nel 1935. La prima idea di Garfin è quella di rivolgersi all'uomo che ha in mano il mercato del pesce, Joe Sox, il cui vero nome è Giuseppe Lanza, siciliano. Ha il monopolio di tutte le vendite nei porti dell'Est. Guadagna $30.000 al mese. I concorrenti hanno rinunciato. Chi morto, chi ha avuto barche e negozi in fiamme. In quel marzo si trova nei guai. È sotto processo per ricatto e sopraffazione. Accetta l'incontro con Garfin. La risposta è: vorrei, ma non posso. L'affaire, forse, è troppo grosso per me. Serve il permesso di Lucky Luciano. Lucky Luciano, alias Salvatore Lucania, nato all'Ercarafriddi, condannato da 30 a 50 anni nel 1935 per sfruttamento della prostituzione, si trova sepolto ad Anemora, un carcere duro. Lo chiamano la Siberia d'America. Al quartiere generale della Marina si è preoccupati. Come giustificare la mano di un gangster in un affare che riguarda la sicurezza dello Stato? Il primo passo è interpellare il suo avvocato, Moses Polakov. Per me va bene, spiega Polakov, ma chi ci assicura che Luciano non è ancora legato alla patria d'origine? Per sondare i sentimenti del carcerato, consiglia di parlare con Meyer Lansky, altro bandito, socio di Joe Adonis e Frank Costello. State tranquilli, risponde Lansky, a Luciano è antipatico Mussolini. Polakov suggerisce di trasferire il cliente a Sing Sing, più comodo per gli ufficiali di marina che lo vogliono incontrare. Sing Sing non va bene per il governatore di New York. È una prigione di passaggio e Luciano può discorrere con tutti, dirigere i suoi traffici come se fosse libero. Scelgono Great Meadow, penitenziario per vecchi, una comoda colonia agricola, al confine con la Virginia. Qui Lucky incontra con grande sorpresa Lanza e Lansky. Poi gli agenti del controspionaggio. I suoi ordini sono precisi. Inizia l'operazione Underworld.
3 mesi dopo, i mercenari che riforniscono i tedeschi vengono presi con le mani nel sacco. Sono greci pagati a peso d'oro dagli agenti di Canaris. Nell'agosto del 42 il servizio segreto della Marina, terzo distretto, sezione F, è interessato a preparare lo sbarco in Italia. Montgomery e le sue truppe si sono attestate nell'Africa del Nord. Adesso bisogna fare il salto. Il comandante Affenden viene incaricato di raccogliere notizie sulla Sicilia, mentre il servizio di propaganda intossicherà gli informatori dell'asse lasciando credere che l'attacco sarà tentato in Sardegna. Affenden, che ha seguito la precedente operazione Underworld, non vuole rinunciare all'aiuto dei siciliani amici di Luciano. Molti di loro sono ancora in contatto con i parenti abitanti in Sicilia, potrebbero fornirci informazioni sulla topografia e su persone amiche. Il suo discorso convince i responsabili dell'ammiragliato e il comandante fa un viaggio a Great Meadow. Prima di decidere, Luciano vuole incontrarsi con Joe Adonis, alias Giuseppe Doto, nato ad Avellino. Nel ristorante che Adonis gestisce nel New Jersey, una copertura decorosa per altri traffici meno leciti, si reca varie volte lo stesso Affenden. Risultato: in dicembre la Marina è in grado di fornire al Pentagono una carta straordinaria della Sicilia e una lista di 850 persone sicuramente disposte a collaborare con gli alleati. Uno dei modi per informarli da che parte devono stare è prendere contatto con Calogero Vizzini, l'uomo più importante della mafia italiana. Vizzini gli deve un favore. Nel 1922 Don Calò spedì di nascosto a New York un suo massaro nei guai, Lollo Pafulo. Non aveva valigie né lettere di raccomandazioni, solo un fazzoletto con le iniziali del boss. A Luciano era bastato. Negli ultimi giorni del 42, lo racconta Michele Pantaleone, sottomarini fantasma affiorarono tranquillamente davanti alle coste siciliane. Sbarcano armi, uomini e radiotrasmittenti. Tra i primi a raggiungere Palermo, presidiata dalla SS, è il futuro governatore della Sicilia, Charles Poletti. Arriva a Castellammare del Golfo, paese natale di Gio Bonanno, e passando di casa in casa si stabilisce nella villa di un famoso avvocato. Di lì prepara lo sbarco. Nessuno lo disturba. Al contrario, come ha scritto il senatore Estes Kufauver nel libro che racconta la sua inchiesta sulla criminalità statunitense, la mafia si mette a sua disposizione, distribuisce gli ordini, organizza con cura il sabotaggio. Nel 1943 lo sbarco è ormai pronto. Luglio comincia caldo. Il mare liscio pare un tappeto disteso per favorire l'invasione. Tramortiti dal clima, italiani e tedeschi sonnecchiano nelle postazioni. Non sono fitte. La Sicilia ha coste per 1500 km. Per ogni chilometro, il generale Guzzoni, che comanda le forze dell'isola, e Kesserling, responsabile dell'armata tedesca, possono diluire 26 uomini. Una batteria anticarro ogni 3 km, un nido di cannoni ogni 10. Al comando li lega il telefono, ma gli ordini, qualche volta, arrivano in bicicletta. L'unica unità moderna del nostro esercito è a Livorno. I tedeschi hanno i Panzer della Göring, ma sono gli unici carri armati da opporre al possibile invasore. Certi cannoni che minacciano il mare sembrano poi enormi giocattoli. Maschere di legno servono per ingannare i ricognitori alleati. 7 luglio. Gira il vento. Arriva da nord-ovest e il cielo si intorbida. La temperatura scende a 29 gradi all'ombra. 9 luglio. Giacomo Lievorato, sergente di Valli del Pasubio, sente sopra la testa il ronzio di tanti aerei americani. Non sa che sono trasporti decollati da Karouan, Tunisia. Nella loro pancia 3400 paracadutisti aspettano di lanciarsi oltre le linee italiane. Nubi gonfie e grigie li salvano dalla contraerea. 9 luglio, ore 19. A Porto Palo, il paesino più a sud della Sicilia, il dottor Salvatore Gozzo consiglia alla gente a nascondersi nel rifugio. Manda tutti nel bunker e lui aspetta alla finestra. Che cosa? 10 luglio.
ore 1:10. Arriva l'ordine di far saltare le difese di Licata e Porto Empedocle. Da un'ora piovono paracadutisti. La flotta alleata sta puntando su Siracusa. Ore 2:40. I primi invasori stanno bagnando le scarpe. Sono inglesi e avanzano sulla spiaggia in tutta tranquillità. La 7ª armata americana e l'8ª britannica costituiscono 5 teste di ponte. Fanno scendere in poche ore 160.000 uomini, 14.000 autoveicoli, 1.800 cannoni e 600 carri armati. E le nostre difese? Si sono squagliate, urlerà il giorno dopo Hitler a Mussolini. Eisenhower annota nelle memorie che delle 54 batterie italiane sistemate nella zona dello sbarco, solo 21 sparano qualche colpo. A Porto Palo il dottor Gozzo vede finalmente quello che aspettava. 2 tipi che corrono rasente al muro. In testa hanno un elmetto con la rete che sembra un pallone. Allora scende in rifugio e grida: «Arrivano! Non so bene chi sono, ma voi applaudite. I battimani piacciono a tutti». Pochi minuti e si affacciano 2 inglesi. Sono contenti degli evviva e lanciano caramelle. Ore 11. Nella sua campagna Bartolomeo Pacca, avvocato, socialista, moderatamente perseguitato dal fascismo, ascolta la proposta che gli fa suo figlio Gaetano. «Vuoi essere il primo sindaco del paese?» Gliel'hanno chiesto gli alleati. Uno di loro, da mesi, viveva a Pachino e nessuno lo sospettava. Vendeva pomodori di casa in casa. È Turi Pappalardo, nato a Brooklyn da genitori catanesi. Adesso gira in divisa da tenente. 14 luglio, ore 8. Da 4 giorni gli alleati combattono in Sicilia. A Gela il generale Patton si è impressionato per niente. Considera pericoloso un modesto contrattacco italiano appoggiato dai tedeschi. Fa bombardare dal mare la piana che si allarga oltre la città. Cadono le resistenze e la strada di Catania è aperta. Nel cielo di Villalba, provincia di Caltanissetta, un caccia americano si abbassa disinvolto. La zona è saldamente in mano italiana, il fronte ancora non ci è arrivato, anche se gli alleati avanzano senza incontrare resistenza. Sabotaggi inchiodano i tedeschi. I reparti, formati da siciliani, si dissolvono. Un servizio perfetto di informazioni guida il cammino di chi vince. L'aereo fa 2 giri sopra la casa di Calogero Vizzini. Tutti osservano la strana bandiera che svolazza ai lati della carlinga, gialla con una lettera nera in mezzo. Sulla canonica, che ospita Don Giovanni Vizzini, fratello di Calogero, l'aereo lascia cadere una busta di nylon. La raccoglie un soldato di Bari, Raniero Nuzzolese. La consegna all'appuntato dei carabinieri Angelo Riccioli di Palermo. L'appuntato toglie dalla busta un foulard giallo, in mezzo c'è una grande L nera. «Cosa vorrà mai dire?» chiede. Calogero Vizzini, nella sua casa di campagna di Cozzo di Garbo, ne riceve un altro, sempre per via aerea, il giorno dopo. Don Calò scrive in siciliano 10 biglietti. Uno lo affida a Carmelo Bartolomeo, cameriere di casa Vizzini. Avverte: «Teniamoci pronti, è per il 20, mi hanno informato oggi». Il destinatario è Giuseppe Gencorusso di Mussomeli. Il suo nome, come quello di Vizzini, appartiene all'aristocrazia della mafia. Puntuali, il giorno 20, camminando sull'olio, arrivano gli americani. La prima jeep, il primo carro, il primo soldato delle pattuglie che s'addentrano nella Sicilia occidentale ostentano la stessa bandiera gialla. Si saprà, a guerra finita, che quella L vuol dire Lucky Luciano.